Ragazzi, buongiorno. Oggi partiamo senza mostrarvi questo lugar perché meglio lascia stare. No, la verità è che ve l'abbiamo mostrata ieri sera, il tramonto, una bellissima serata. Ci siamo sentiti un po' costretti perché le camere erano abbastanza piccoline, perché il servizio, ragazzi, siamo in mezzo al nulla, è un po' quello che è. Bene, vamos a cruzare in Cile. Scherzi a parte, siamo stati benissimo, però ovviamente bisogna abbassare di tanto gli standard. È l'unica struttura che si trova in zona, quindi fanno del loro meglio. Guardate quanto è strana questa montagna di fronte. La verità è che non è l'unica struttura qui a Susques, è l'unica struttura un po' in periferia che guarda verso il Cile, ma veniva descritta un po' come assolutamente la migliore anche per mangiare. Ci siamo fidati, è andata bene, però chiaramente gli standard non sono come quelli che si possono trovare in una provincia o anche in una località turistica argentine. Però, come avete visto nello scorso video, abbiamo anche il distributore di benzina. Abbiamo scambiato due parole con due ragazzi brasiliani appena arrivati, ci hanno rassicurato molto sul Brasile, innamorati del loro paese, troverete gente estremamente gentile in Brasile, ancora più gentile dell'Argentina, però abbiamo appurato una cosa: bellissimo il Brasile, ma del portoghese non abbiamo capito una mazza. Detto questo dettaglio, che poi dettaglio non è, andiamo a spararci 274 km che ci separano da San Pedro di Atacama, e da quando ci è stato detto la strada dovrebbe essere spettacolare. Importantissimo, questa notte saremo scesi intorno agli 0 gradi, vediamo se la Tenerona parte come sempre. È partita meglio di sempre e c'è ancora il sale della Salinas Grandes. Ieri ho provato a togliere il sale dalla moto, ma guardate com'è diventata il distributore di benzina più pazzo del mondo, e questa è stata la nottata più loca del mondo, perché questa notte è arrivato Riccardo, che è il nostro nipote in Italia. Un abbraccio a Lucia e a Giorgio. Prossimo distributore a Paso de Jama, 112 km. Praticamente non abbiamo dormito nulla perché il nostro nipote Riccardo è nato quando qua erano le 2 di notte, aspettavamo delle foto e quindi abbiamo fatto fatica a riaddormentarci, però è sempre un'emozione bellissima e non vediamo anche l'ora di tornare a casa per poter abbracciarlo, ma questo fa parte di questo stile di vita. Diciamo che sono i momenti più commoventi ma anche i momenti più difficili quando si è lontani da casa, perché non si può condividere appieno la bellezza del momento, anche se noi ce l'abbiamo messa tutta e speriamo che sia arrivato tutto il nostro amore. Di nuovo si fa spazio l'immensità del paesaggio che abbiamo alle spalle, cime innevate che segnalano l'inevitabile fine della bella stagione. La strada inizia a salire in vista del Paso de Jama, che sarà in questo caso l'ultimo passo, quello più a nord che compiremo tra Cile e Argentina, e sarà anche il più alto, 4.800 metri sul livello del mare. Siete qui in sella con noi, per cui oltre a condividere la visione di un salar all'orizzonte, vi condividiamo il fatto che in questo momento la temperatura sia di 13 gradi centigradi. Però il sole picchia forte perché siamo a 4.000 metri e quindi quella percepita è molto più alta. Vi mostriamo nel frattempo anche il traffico dietro alle nostre spalle. È pazzesco, è allucinante! E di nuovo le 3 cime innevate, Salar de Olaroz. Abbiamo scorto all'orizzonte ulteriori vette innevate e Francesco sottolineava il fatto che forse fra un mese passare di qui significherebbe vedere tutta la cresta della catena innevata. Questa zona, così come la zona dove andremo oggi, il deserto di Atacama, è ricchissima di minerali del sottosuolo. Superato il confine col Cile, quindi in pieno deserto di Atacama, ci ritroveremo in una zona estremamente contesa tra i 3 paesi di Cile, Bolivia e Perù alla fine dell'Ottocento. Il Cile ha riportato vittoria strappando alla Bolivia la regione di Atacama e al Perù la regione di Tarapacá. Guardate in questo punto come si è aperto l'orizzonte. Là in fondo ci dovrebbe essere una miniera di litio. Di questo passo andino stiamo riscontrando la temperatura molto più fresca rispetto agli altri. È vero che il periodo è cambiato, ci stiamo inoltrando nell'autunno, ma è altrettanto vero che siamo molto più a nord sia del Passo Agua Negra che del Passo San Francisco, quindi molto più vicini al tropico. Ci fermiamo, cambiamo guanti, mettiamo quelli intermedi, cambiamo il mid layer, mettiamo il piumino, anche perché da 3.910 metri arriveremo a quasi 5.000 metri, quindi andiamo ad aggiungere strati. Ci fermiamo qua.
e per questa banalissima operazione dobbiamo avere tutto a portata di mano. I guanti li abbiamo nella parte superiore, anche perché in caso di pioggia dobbiamo cambiare gli estivi con gli intermedi che sono in Gore-Tex, quindi impermeabili, mentre tutto l'intimo tecnico da moto lo abbiamo sulla seconda sacca, quella più a portata di mano. E nel frattempo guardate dove siamo, giro a 360 gradi. Guardate dove siete, perché questo è il termine corretto. Adesso possiamo passare a temperatura tranquillamente di 10 gradi. I guanti che stiamo mettendo, gli intermedi, sono gelati da questa notte. Minera XR alla nostra sinistra. Guardate su questa vallata il contrasto, l'acqua turchese, il salare e in fondo la cresta color ocra. Che spettacolo qua! Abbiamo tra l'altro davanti la Salina de Jama. Possiamo dire tranquillamente che non hanno problemi di sale, che ci avverte che il passo de Jama è davvero vicino. 1500 metri per passo fronterizio, 4100 metri. Come avevamo letto c'è l'YPF, solita trafila burocratica, immigrazione e aduana. Nos toca la frontera, centro fronterizo, provincia di Jujuy, Argentina. Ci hanno dato un foglio, ora andiamo a vedere a cosa serve questo foglio. Banalissima informazione tecnica, se mai passerete di qua, la dogana è unificata tra l'Argentina e la cilena, quindi abbiamo fatto tutti i documenti. Ora abbiamo ulteriori 3 mesi per restare in Cile, sia la Tenerona che noi. Entriamo in Cile il 12 aprile, la data di nascita di nostro nipote Riccardo, e potremmo uscirne l'11 luglio, compleanno di mio padre. Vamos! Per farvi capire la differenza tra una frontiera e l'altra, al controllo merci c'erano 2 ragazze estroverse con tanta voglia di parlare. Ci hanno detto: avete nei bagagli qualcosa da mangiare? Abbiamo dichiarato quello che avevamo, cioè unicamente biscotti, galletitas. Ci hanno detto: non tiene limoncello, non tiene pasta. Erano ironiche, però era un clima totalmente diverso da tante altre frontiere cilene che abbiamo attraversato. Vi ricordate bene che per un cucchiaino di miele Sara stava per essere arrestata e mai più rilasciata dai carceri sudamericani, ricordatelo. Ora però vamos a toccare i quasi 5.000 metri. Vai Tenerona! Alla dogana insieme a noi c'era un gruppo di brasiliani completamente impazziti per l'equipaggio della Super Tenerona, in particolare per le valigie. Eccoli, sono proprio loro. Cartello a caratteri cubitali che per 130 km non c'è il segnale telefonico. Intanto davanti ai nostri occhi si apre questo panorama. Essendo ruta del deserto inizia a comparire la sabbia, ovviamente. Panorama pazzesco, pazzesco! Oltre ad essere la ruta del deserto, è una ruta deserta. Uno dei più bei rettilini mai fatti, guardate che panorama, 4320 metri. Rocce sparute disposte senza regolarità lungo questo campo che abbiamo sulla destra. Controlliamo anche la temperatura, 16 gradi, c'è molto vento laterale, anche qua sembra un po' di stare su Marte. Welcome to Mars! Ora vento pazzesco, sicuramente lo sentirete dalla camera, però devo assolutamente mostrarvi questo posto a 180 gradi. Le strade con formazioni che non sembrano più essere pianeta Terra. Incredibile, nel deserto più arido del mondo c'è acqua. Ci sarà anche su Marte, quindi. Andiamo a fare una foto perché qua merita assolutamente. Ma che posto, ragazzi, che posto! Senza protezione poi è ancora più affascinante. Nonostante il vento pazzesco, proviamo anche con il drone.
once you walk through the door. I'm hit by the same old tide, blinded by the lights, and I'm going through changes, but it's easier with you. I'm going through changes, and so are you. I live for the moments when you're around me. I know you've got secrets, but I can't keep on. And we're fading in and out together. The fuse wide open, stuck in the moment. The fuse wide open, stuck in the moment. Drone è tornato, questo drone è una bestia con il vento, poi video pippone dettagliato. Vento fortissimo in questo momento, addirittura patagonico. Di nuovo a queste altitudini pazzesche le montagne presentano gli stessi colori di San Francisco e Agua Negra. Il vento è ancora più forte di prima, infatti guidiamo con la moto a 30 gradi, ora si è anche un po' coperto il sole, quindi la temperatura percepita è molto più bassa. Siamo ancora a 4260 metri. Salar de Tara intanto di fianco a noi, mentre il vento ci sta letteralmente spazzando via. L'immensità tradotta in un'immagine. Che ne pensate voi che siete seduti qui in sella con noi e che magari, se vi piacciono i contenuti che portiamo, noi ogni tanto ve lo ricordiamo, potreste mettere un mi piace, commentare. Se non vi siete iscritti, iscrivetevi. Ripeto, per noi è un grande successo se voi lo fate. Le nuvole hanno coperto la zona dove siamo noi, mentre in profondità sembra che il sole evidenzi quella vallata assurda di Marte. Le sfumature del sole, come anticipava Francesco, sul terreno sono quasi inquietanti, quelle ombre più scure, e il territorio annebbiato dalla polvere che si alza per via del vento è ancora più Wild West. Comunque, per farvi capire il vento e la pendenza, sesta marcia, sono a tutto gas. Guardate, per la prima volta la Tenerona che non riesce a riprendere. Siamo anche a 4440 metri, quindi manca un po' l'ossigeno e al tempo stesso c'è una leggera pendenza. Siamo alla quinta, riprende pianissimo. Dai Tenerona, dai, tieni duro. 4470, si sale. Anche ora sono con il gas a manetta, date il contachilometri, la pendenza è minima. Metto in sport a 80 all'ora, in sport non cambia nada, anzi siamo alla quinta, ragazzi, 4530, mettiamo la quarta, un po' riprende, in sport. Rocce rose dal vento, nel frattempo Marte dall'alto, dato che stiamo sempre salendo. Tornantone a 4, 6, 10, ora che il vento ce l'abbiamo da dietro, sento la moto, sembra volare, guardate come riprende nonostante c'è molta più pendenza. Altro tornantone, Ci siamo quasi. altro tornantone, 4 e 7 netti, con tutto il gas tende quasi ad ingolfarsi, ora va meglio. Comunque l'iniezione fa un ottimo lavoro. Ultime due curve credo, perché siamo a 4,790, 4,8. Ora il vento è quasi sparito. Intanto lo skyline delle vette innevate dietro di noi e intorno è il desierto. 4,8,20. Siete pronti? Tenetevi pronti. 4,8,40. In teoria dovremmo essere sul punto più alto, ma non vedo un cartello. Sospettiamo, perlomeno io, che non sia segnalato il punto più alto, dato che il cartello Passo de Jama era praticamente poco dopo la frontiera argentino-cilena. Qui stiamo evidentemente scendendo dal punto più alto. I 4840 ce li abbiamo alle spalle, quindi probabilmente ci siamo tolti il pensiero del punto più alto del Passo de Jama, e anche voi, senza accorgercene. Quindi, senza un cartello che lo delimiti, ora inizia una discesa paurosa fino a San Pedro. Dovremmo arrivare a 2500 metri sul livello del mare, sempre in discesa. Che spettacolo, ragazzi. Inizia di nuovo lo spettacolo teatrale di tutti i passi andini che abbiamo compiuto, con vette inedite e improvvise, colori particolari e intorno il deserto. Siamo stavolta nel Salar de Puxa.
E così, ridendo e scherzando, vi abbiamo portato a conoscere il pianeta rosso. Acqua cristallina per queste lagune di un verde mare impressionante. Qui il paesaggio sembra dire chi più ne ha più ne metta, cioè c'è de todo, sfumature bellissime che lasciano senza fiato. Non sappiamo più cosa dire, ragazzi. Siete qua con noi, lo vedete, commentate voi qualcosa qui sotto se avete il coraggio di farlo. Noi davanti a tutto questo non riusciamo più ad argomentare. E dove c'è quella poca acqua c'è vita, come sempre. Bigogne o guanachi che se la spassano giustamente vicino a un corso d'acqua, perfettamente mimetizzate con le rocce circostanti. Ragazzi, abbiamo la neve a 2 passi, ecco perché la temperatura è così rigida. Siamo risaliti a 4.590 e da quel che vedo si continua a salire, si risale nuovamente 4.610. È un po' come il passo San Francisco, è lunghissimo. Pensate a passare di qua nel periodo invernale. Qua si apre una serie di vette che inquietano non poco, avendo una bella spolverata di bianco proprio alle porte dell'autunno. È uno spettacolo alpino, anzi andino, è una corona blanca. Siamo a 4.720, che imponenza. Quarta marcia, cassa a manetta e riprende un po' la Tenerona. Siamo in paradiso. 4.760, 4.780. Siamo su un altopiano sempre a 4.8, guardate in fondo, mai vista una cosa del genere. 4.8.10, il record di prima era 4.8.40, 4.8.20, vento da sinistra spaventoso e anche abbastanza gelido. La potenza della natura. Lo spettacolo delle vette innevate che contorna i punti più alti del Passo de Jama è veramente inedito, non c'era mai capitato, come se fossero inchinati al nostro passaggio. Costanti 4.8.20, 4.8.30, dai 4.8.40 di nuovo e si inizia a scendere. Comunque ci sono costanti 10 gradi. Siamo e siete all'interno di un dipinto e non ce ne siamo resi conto. Ormai con le vette innevate arrivate quasi al nostro livello siamo destinati a scendere. Salutiamo il famosissimo vulcano Licancabur. Dalla forma dovrebbe inevitabilmente essere lui. Siamo prossimi al passo Ito Cajon, il passo che porterebbe in Bolivia. Una delle strade più belle al mondo. Ovviamente Todo Ripio, che forse se riusciremo faremo nella prossima stagione. Poi ve lo faccio vedere nella cartina, questa strada costeggia il confine boliviano. Si scende in picchiata, qua ci sono 10 gradi, tra poco ci dovrebbero essere 25. Pazzesco, ragazzi. Bajamos! Per la felicità di Sara si scende in picchiata perché iniziava ad avere freddo. È come passare da 4.650 metri a 2.500 in 40 km. Un po' sarà che questa notte non abbiamo dormito e sapete perché? Un po' sono le 4 di pomeriggio e non abbiamo pranzato e iniziamo davvero a battere i denti. Scavano sul terreno gli asinelli che abbiamo di fronte, sollevando polvere. Continue piste di emergenza, noi andiamo in sesta marcia con il freno motore, quindi si va super tranquilli, utilizzo pochissimo i freni, addirittura qua c'è una linea rossa che delimita la pista di emergenza. Sì, probabilmente è fatta per l'eccessiva pendenza di questa strada che in picchiata finisce a San Pedro de Atacama con i camion. Nel caso in cui i freni non facciano il loro dovere deve essere davvero impressionante. Quindi la pista di emergenza è qui sulla destra dove un veicolo può fermarsi. Hanno messo il brecciolino smosso per far fermare i mezzi. Comunque questi sono i 40 km dove la Tenerona ha consumato meno in tutta la sua carriera motociclistica. Per 40 km praticamente non ho mai accelerato. Mega Canyon proprio qui di fianco alla strada. È il caso di dirlo. Bienvenidos a Desierto de Atacama. Arrivati a valle 2610, sembra un po' la terra dei dinosauri. Il paesaggio, come vedete, inizia a cambiare. Continua il panorama roccioso, ma sta prendendo le sembianze di un vero e proprio deserto. Prima degli anni 80 del 1800 questa regione apparteneva alla Bolivia. In seguito quindi alla guerra del Pacifico la Bolivia
non ha più avuto uno sbocco sull'oceano. Con circa 25 gradi arrivati a San Pedro d'Atacama. Dobbiamo cambiare come sempre le SIM al telefono, dobbiamo cambiare i soldi. Solita procedura ogni volta che si cambia stato. La cittadina ci accoglie con lo sterrato. Ieri abbiamo parlato con due signori statunitensi e ci hanno detto: vedrete com'è San Pedro de Atacama, è un paese loco. Molto molto tipica, però dovremmo essere vicinissimi. Praticamente ci eravamo passati davanti e non ce ne siamo accorti. Tenerona parcheggiata e scaricata, questo è il parcheggio e la struttura. Uno dei più grossi furti della storia, ma non per questa struttura, per San Pedro in generale. Vamos al centro. Pronta? Tutte le strade sono sterrate del paesino. Sono le 6 di sera e c'è moltissima gente. Guardate. Adesso diretti al banco perché dobbiamo prelevare pesos in quanto abbiamo comprato i chip, ma c'è una cosa che dobbiamo dirvi. Non solo, non accettavano pagamento con tarjeta. Soldi prelevati, massimo possiamo prelevare 200 euro cada vez ogni volta e ogni volta paghiamo 8 euro di commissione. Ovviamente le commissioni dipendono dalla vostra carta e anche qua poi vi racconteremo bene. Scusate questo ingresso a gamba tesa nel video, ma dobbiamo raccontarvi una cosa. Poi sul discorso commissioni delle carte di credito, tranquilli che ci torniamo perché è molto interessante e anche perché so bene che a voi italiani, io compreso, quando si parla di soldi ci schiude la vena. Scherzi a parte, quando ci avete visto arrivare a San Pedro d'Atacama erano circa 10 giorni fa. Siamo rimasti per 3 giorni, poi siamo dovuti fuggire letteralmente. Abbiamo preso una tempesta di sabbia allucinante. Potrebbe un attimo fermarsi. Ma come sempre vi racconteremo tutto nel prossimo video, quindi diretti a tutta velocità ad Antofagasta per cambiare le gomme alla Tenerona. Guardate che bel tassello. Squadra che vince non si cambia, ma video pippone dettagliato sul canale. La strada per Antofagasta non ve l'abbiamo mostrata perché sono oltre 300 km di nulla assoluto. Deserto, deserto, poi miniere e ancora deserto. Strade lunghissime sempre dritte e per questo motivo che non ve l'abbiamo mostrata, perché non c'è nulla di interessante lungo il tragitto. Però al tempo stesso Antofagasta ha oltre 350.000 abitanti, quindi è una delle città più grandi del Cile, dove è possibile trovare officine che hanno le mie amate gomme. Gomme a parte, il secondo giorno che siamo arrivati qua a San Pedro abbiamo fatto un'escursione che aspettavamo da tantissimo tempo, ma siamo arrivati all'ingresso del parco interessato, si è alzato un vento pazzesco, il guardiaparco ha deciso di chiudere il sito proprio quando siamo arrivati. Inutile dirvi che questa cosa c'è rimasta qua, quindi dopo aver cambiato le gomme ad Antofagasta siamo tornati a San Pedro d'Atacama ed oggi senza il minimo vento, con la Tenerona parzialmente scarica e le gomme nuove, riproviamo a fare questa escursione. E comunque ad Antofagasta abbiamo colto l'occasione per lavare tutto di nuovo, completi compresi, ma oggi per visitare questo posto che ci hanno detto sia allucinante abbiamo ulteriori 100 km di ritmo. E niente ragazzi, la vita della Tenerona ormai è segnata. Tieni duro, mi raccomando, che sei tutti noi. Nel frattempo sta tornando Sara con i viveri per il pranzo. Dos italianos para dos italianos. Se venite in Cile, gli italiani, cioè un sandwich italiano è un panino che ha pomodoro e palta, cioè e avocado, cioè i due colori della nostra bandiera, rosso e verde. Quindi ricordatevelo, se chiedete un italiano ha questi due ingredienti. Lei ha detto avvocato involontariamente perché si ricordava quando stava per essere messa in galera. Io in Cile devo sempre fare un po' d'attenzione. Cuidado, cuidado. Secondo tentativo per la Laguna Sbaltinace. Guardate la strada. Questo è l'altro lato, quindi vi mostriamo a 360 gradi dove siamo. Ce la faranno i nostri eroi questa volta? Speriamo. Incrociamo le dita. Suerte! Vamos!